dell'Eur, quindi diciamo Littoria. Che cosa pensi di quelle architetture, di quelle cittadine, tipo appunto Sabaudia o in Sardegna per dire Fertilia, che può anche essere molto bella, però io la trovo molto brutta. Il razionalismo è anche lì si scrive un linguaggio, quello razionalista, perché doveva rispecchiare un ideale, che era quello ideale fascista, no? Di una grande rigidità, di una grande pesantezza. Però in quel periodo, devo dire, in quel periodo abbiamo avuto dei grandissimi architetti, e questi, no? Ci sono stati delle persone fuori dalle righe, senza dover fare dei nomi, però insomma quelle città io non le trovo interessanti, cioè questo ordine, questa rigidezza troppo forte, no? Ho detto bene, Latina, Sabaudia. Assolutamente, che poi Latina era Littoria, no? Littoria, si chiamava proprio Littoria, o sbaglio? Sì, era Littoria. Erano proprio le città di fondazione. Aprilia pure, Aprilia. Ma mi ha colpito molto Alghero. Anche Alghero. No, più che Alghero, meraviglioso. Fertilia, dove c'è l'aeroporto di Alghero. Fertilia è proprio... Sì. Però io di razionalismo non sono capace. E a Viterbo che c'è? A Viterbo? Beh, a Viterbo abbiamo gli esempi, ci sono, no? Un po'... Palazzo di fronte a Porta Romana, molto discusso. Sì, quello insomma, però era più razionalista. Cioè, poi dopo gli architetti hanno continuato a prendere la scuola nel 1920, cominciamo a capire che nel 1920 nascono le scuole di architettura, sono volute dal periodo fascista, e là cominciano i disastri. Posso dire, i disastri nascono là. Il mio prossimo libro sarà proprio i disastri delle scuole di architettura e dell'architettura e del neoliberismo, perché lì nascono i disastri, perché c'è dover seguire delle regole, come se l'architettura appunto la studio attraverso le regole e divento un architetto, ma non è così. Cioè, se io, come dici tu, non ho quella che tu chiami meritocrazia, che è qualcosa che c'è dentro, che hai dentro, quella capacità, no? Che è tu unica, ognuno nella sua maniera, cioè qualcosa di unico. Diciamo che la scuola dovrebbe far uscire quello nelle persone più che indirizzarle all'interno di un'istituzione, no? Allora l'architettura si poteva fare soltanto come razionalismo, e il razionalismo ha continuato e poi ha sfociato alla fine nel postmodernismo con Aldo Rossi, che però ancora c'erano alcuni che lo considerano un razionalista. Io quando studiavo architettura andai a Perugia a vedermi Aldo Rossi, che mi prima notavano come un grande architetto, uno degli altri, non Mario Botta, faceva Aldo Rossi. Dice, oddio quanto sono brutte queste cose, questi colonnini, questi setti, queste cose così, sta fontana pesante, dove io cercavo la calma, il silenzio, io vidi tanto rumore, senti tanto rumore. Quindi, però è così, si è